Allora, parlare di trauma e trama, parlandone, grazie all'invito di Paolo Brusa, vuol dire occuparsi del reale. Io credo che quando noi vogliamo pensare alla narrazione, tenendo in considerazione il trauma e la trama, dobbiamo occuparci del posto che l'esperienza del reale ha nella nostra vita. Con Paolo abbiamo fatto diversi incontri, dedicando i nostri discorsi all'esperienza del reale. Che cos'è l'esperienza del reale? Potremmo dire in maniera molto semplice, pensando al nostro corpo, che è qualcosa che noi ci sentiamo appiccicata addosso, e pur essendoci appiccicata addosso, questa esperienza non la acciuffiamo mai. Quindi cercare di dare una trama al trauma vuol dire cercare di avere a che fare con questa esperienza che è incarnata, con qualcosa che appunto è appiccicato addosso e che non acciuffiamo mai. Quindi vedete che uno dei primi modi in cui noi possiamo intendere il trauma in una narrazione è l'elemento che non permette mai a una trama di istituirsi, perché il trauma è ciò che sfugge, è ciò che ci rimane appiccicato addosso e da cui tuttavia non riusciamo a uscire con una narrazione. Tuttavia, potremmo anche dire che ogni narrazione prende spunto da un trauma. Ogni narrazione è come se volesse accogliere la sfida impossibile che accomuna non solo i narratori, ma anche gli psicanalisti e gli educatori, potremmo dire tutti coloro che hanno a che fare con la parte pulsante dell'esistenza. Ecco, ogni narrazione vuole accogliere questa sfida impossibile, di trasformare il trauma come un'occasione per dare vita a una nuova trama. Nei casi clinici, in psicopatologia, si dice che il trauma è come se abolisse la capacità di mentalizzazione, che non è altro che la possibilità di poter fare di quel trauma non soltanto qualcosa che ci inchioda lì, qualcosa che ci lascia l'amore in bocca, qualcosa che ci fa sentire oggetto della vita, ma invece l'occasione per aprire forse una nuova fessura nella nostra vita. Perché il trauma non è soltanto questa esperienza corporea, ma il trauma è anche un'esperienza che apre nuove visuali. C'era il filosofo Gilles Deleuze che parlava dell'ombrello delle nostre conoscenze. E lui diceva che il gesto filosofico, il taglio filosofico è un taglio in quell'ombrello in modo tale da far apparire attraverso quella fessura la luce o le tenebre da cui ci proteggevamo con le nostre conoscenze prestabilite. Quindi il trauma può essere preso sia in una negativa, come qualcosa da cui cerchiamo di liberarci costruendo una nuova trama, cercandolo di integrare, ma allo stesso tempo il trauma è qualcosa che anche i curanti, i narratori devono sapere introdurre con la loro narrazione nella mente, nell'esperienza di chi legge o di chi ascolta. Perché il trauma è anche una destabilizzativa. Il trauma è ciò che, sì, produce una ferita, ma se quella ferita viene fatta, potremmo dire, con amore, allora quella ferita si trasforma in una feritoia. E quindi dovremmo abbinare forse trauma, trama, ma anche l'amore. Dove l'amore, se seguiamo sempre il nostro amico Paolo Brusa, è amore per il reale. Se c'è amore per il reale, anche il trauma permette di passare da una ferita a una feritoia.